Yaoi non si dice più, lo sapevi? Oggi ti spiego perché. Ciao a tutti e benvenuti su Fiore di Ciliegio. Io sono Elisa e oggi sono qui per parlarvi di un tema di cui si discute circa dallo scorso anno, che però non è ancora così diffuso, tant'è che le stesse case editrici ancora usano questo termine. Quindi, perché adesso si insiste sul fatto che yaoi non si può più dire? Ne parliamo insieme e ovviamente aspetto il vostro parere sull'intera questione nei commenti. Innanzitutto una premessa: yaoi è il termine con il quale si definiscono le storie che ci raccontano di relazioni omosessuali tra ragazzi, più o meno esplicite. Non tutti sanno che c'è anche il termine shonenai. Si usava per identificare storie dello stesso tipo, ma prive di elementi espliciti, perché certe scene venivano troncate sul nascere, non mostrate veramente o perché la storia non si spingeva fino a quel punto. Anche se molto più spesso si usava il termine yaoi per definirle tutte, per identificare proprio il fatto che si trattasse di storie d'amore tra ragazzi. Poi si è diffuso sempre di più il termine BL, per esteso Boys Love. Si usava per definire nella totalità queste opere, ma anche e soprattutto per quelle occidentali, per gli webcomics. In realtà anche lì si usava yaoi, ma ci si è spostati sempre di più sul termine BL. Qualche autore stesso ha iniziato a dire che le sue opere non vogliono essere pensate come degli yaoi, ma come dei BL, in quanto il termine yaoi lascia sottintesi cliché, violenza romanticizzata e tutto il resto. La verità è che questi termini, yaoi e shonenai, li usiamo noi occidentali. In Giappone queste opere sono definite semplicemente boys love. Se guardiamo al significato giapponese della parola yaoi, scopriamo che si tratta di storie prive di significato, prive di trama e quindi storie esplicite fine a loro stesse. Alla luce di questo possiamo davvero affermare che le opere che leggiamo sono yaoi? Shonenai ha una connotazione ancora peggiore in quanto formata da shonen, ragazzo, ragazzino, e ai, amore, potenzialmente un'associazione tra amore e minorenni. Anche in questo caso non rispecchia assolutamente il senso che gli diamo noi. Di conseguenza si sta puntando sempre di più sull'utilizzo del termine più inclusivo, più accettabile e più giusto, che usano anche in Giappone e che non ha tutte queste connotazioni negative. Boys Love, appunto, abbreviato in BL. Detto questo, io vi lascio liberi di approfondire, volevo semplicemente condividere con voi quello che so, che non è ancora abbastanza diffuso, ma che lo sta diventando sempre di più. Magari, se servirà, ne riparleremo quando avrò delle conoscenze più approfondite in merito, ma in sostanza la questione è questa. Vi invito a lasciarmi un commento per dirmi se sapevate già queste cose e qual è il vostro parere a riguardo. A mettere mi piace per farmi sapere se il video vi è piaciuto e condividerlo per far scoprire queste cose anche ai vostri amici. Inoltre vi invito a iscrivervi che siete i benvenuti su Fiore di Ciliegio e se vi va mi trovate sempre qui con il prossimo video.